Tutti uccisero l'uno sull'altro i loro cari, quindi estratti a sorte 10 fra loro, col compito di uccidere tutti gli altri, si distesero ciascuno accanto ai corpi della moglie e dei figli, e abbracciandoli porsero senza esitare la gola agli incaricati di quel triste ufficio. Invece una donna anziana e una seconda si salvarono assieme a 5 bambini, nascondendosi nei cunicoli sotterranei che trasportavano l'acqua potabile. 960 furono le vittime, comprendendo nel numero anche le donne e i bambini. Bentornati amici alla Barba di Aronne. Quello ascoltato all'inizio è un piccolissimo estratto da La guerra giudaica, l'opera storica di Giuseppe Flavio, un brano che racconta la fine della prima rivolta del popolo ebraico contro Roma. Ma perché parliamo di guerre degli ebrei contro Roma? Cosa ci interessa e come c'entrano queste ribellioni con le nostre radici? C'entrano perché le guerre giudaiche rappresentano un momento fondamentale nella storia dell'ebraismo, uno spartiacque tra un prima ed un dopo che cambierà la storia futura, dando alla religione ebraica il volto con cui si confronterà con il cristianesimo. Ma procediamo per gradi e facciamo un passo indietro. Abbiamo già detto come la storia di Israele sotto il dominio romano sia sempre stata costellata da numerose rivolte, spesso se non sempre sedate nel sangue. Nel 6 d.C., quando Quirinio, governatore della Siria, ordina un censimento per stabilire una nuova tassazione, si accendono violenti focolai di insurrezione. È in questo momento che nasce il movimento degli Zeloti, un'associazione politico-religiosa di, come dice il nome stesso, zelanti per la legge, appartenenti, secondo Giuseppe Flavio, alla corrente farisaica. Saranno loro i grandi oppositori armati dell'impero romano in queste rivolte. Erano quegli anni particolarmente difficili, un periodo di forti tribolazioni, mitigate solo in parte da una sempre più crescente attesa messianica. È il momento della fioritura di pseudoprofeti e di Messia, di tensioni interne al popolo, specialmente verso l'aristocrazia laica e la casta sacerdotale, ma anche il momento in cui la ribellione si organizzava sempre più accuratamente, con armi e bande che davano il via a guerriglia. L'aumentare di tutte queste agitazioni porterà nel 66 d.C. ad una durissima repressione da parte del procuratore romano Gessio Florio, che trasformò una delle tante sommosse popolari in una vera e propria rivolta, segnando di fatto l'inizio della prima guerra giudaica. Allo scoppio della rivolta nel 66 il popolo fu guidato da Menachem ben Yehuda, riconosciuto dai suoi seguaci come Messia. Appena scoppia la rivolta, Menachem si dirige verso il deserto, verso la fortezza e il palazzo erodiano di Masada. Qui apre l'arsenale di Erode ed arma la sua gente, tornando poi a Gerusalemme e capeggiando la rivolta. Rivolta che con fortune alterne e cambi di potere dava non poco filo da torcere a Roma. Ovviamente l'impero non stava fermo a guardare, anche perché nel frattempo in ogni angolo della provincia romana stavano avvenendo massacri e combattimenti. Preoccupato per le sorti della guerra, Nerone affiderà la guida dell'esercito a Vespasiano per la risoluzione della questione giudaica. Vespasiano a sua volta, divenuto nel 69 d.C. imperatore, affida al figlio Tito esercito che assedia Gerusalemme nel maggio del 70, trovandola già afflitta dalla carestia. Ad uno cedettero i bastioni della città e poi cedette la fortezza Antonia. Con la caduta dell'Antonia inizia l'assedio del Tempio, dove intanto si erano asserragliate le forze giudaiche. Ad agosto il Tempio era distrutto, era in fiamme. Era il 9 del mese di Av. La cosa che colpisce è quella che Giuseppe Flavio chiama la ruota del destino. Anche la distruzione del Tempio da parte dei babilonesi di Nabucodonosor avvenne nel 9 del mese di Av. Proprio per questo ancora oggi Tisha B'Av, il 9 del mese di Av, è un giorno di commemorazione luttuosa di digiuno per Israele. La distruzione del Tempio darà il via ad una serie di sconvolgimenti
Primo fra tutto l'impossibilità dei sacrifici quotidiani proprio al Tempio ormai distrutto, che porteranno l'ebraismo a cambiare la propria fisionomia. Ma questo, se rimarrete, lo vedremo alla fine. La presa di Gerusalemme e la distruzione del Tempio non basteranno a porre fine alle guerre. Sacche di ribelli nascoste ancora nel palazzo dell'Erodion saranno sconfitte dal comandante romano Lucilio Basso. E con la presa dell'Erodione inizierà la fase finale della guerra e gli scontri si sposteranno nel deserto, a Masada. Flavio Silva, succeduto a Basso, inseguirà i ribelli fino a Masada e qui si troverà davanti ad una fortezza che sulla carta è inespugnabile, costruita su una rocca a 400 metri di altezza sul livello del Mar Morto. Il comandante allora per l'assedio costruirà accampamenti, mura e soprattutto una rampa di terra con in cima una piattaforma sul lato ovest della montagna dove il dislivello è solamente di un centinaio di metri. Da questa piattaforma rialzata l'esercito romano poté intensificare l'attacco usando il fuoco con le catapulte contro le mura lignee della fortificazione. Giuseppe Flavio ci racconta di un'ultima notte drammatica in cui l'esercito romano preparava l'attacco definitivo per la mattinata successiva. Fu in quella notte che i ribelli presero la decisione tragica che abbiamo ascoltato nel brano iniziale, quella del suicidio di massa per non cadere nelle mani di Roma. Suicidio al quale sopravvissero solo 2 donne e 5 bambini, che ne diventarono gli unici testimoni. Siamo nel 74 d.C. e con la caduta di Masada cade l'ultimo baluardo della rivolta e finisce la prima guerra giudaica. Non finiscono però le ostilità dei giudei nei confronti dei romani. Continueranno negli anni successivi le sommosse, sempre legate alle condizioni del dominio romano. Primi focolai verranno riaccesi dalle politiche persecutorie di Domiziano, e mentre Nerva, il successore, fu particolarmente brillante, Traiano riacutizzerà le tensioni. Nel 130 poi l'imperatore romano Adriano deciderà di ricostruire Gerusalemme e di trasformarla in una città romana dedicata a Giove, cambiando il nome in Aelia Capitolina. Venne in quel momento inoltre proibita la circoncisione, pena la morte. Tutte situazioni che portano allo scoppio di una nuova rivolta, di una nuova guerra, guidata dallo zelota Shimon Bar Kokhba. Non ci sono molte notizie storiche perché il racconto di Giuseppe Flavio riguarda solamente la prima guerra e si ferma con la presa di Masada. Sembra però che i rivoltosi all'inizio riuscirono ad occupare parti del paese e anche della capitale. Ma è chiaro che a questi iniziali successi rispose Roma con l'invio di 4 legioni. Dopo 3 anni di combattimenti la rivolta fu brutalmente schiacciata da Adriano, che nel 135 d.C. pone fine alla guerra giudaica. La sorte dei sopravvissuti questa volta fu ben più dura che nel 70. Intanto la provincia non porterà più il nome di provincia di Giudea, ma diventerà la provincia di Siria-Palestina. Al posto del tempio verrà eretto un tempio a Giove, con all'interno una statua equestre dell'imperatore. Ma soprattutto Adriano vieterà a tutti i circoncisi l'accesso e la dimora a Gerusalemme, se non proprio e solo per andare a piangere sui resti del Tempio. Con l'espulsione degli ebrei dalla capitale, da Gerusalemme, inizia un'altra grande diaspora. Allora, Gerusalemme è trasformata, il Tempio è distrutto, gli ebrei sono cacciati dalla città santa. Com'è possibile che un popolo il cui rapporto con Dio fino a quel momento si reggeva sul sistema di sacrifici quotidiani al Tempio potesse reggere ad un mondo in cui il Tempio e quindi i sacrifici non esistevano più? L'ebraismo dopo le guerre e la diaspora si trova a dover affrontare una crisi senza precedenti. La figura che renderà possibile l'inizio della trasformazione dell'ebraismo è Yochanan ben Zakkai, che vive a Gerusalemme durante la prima guerra giudaica. Una figura storica, anche se le uniche fonti che lo ricordano, quelle talmudiche, lo avvolgono in un'aurea di mito. Ben Zakkai era lontano dalle visioni zelote di guerra d'oltranza con Roma, era più aperto e più favorevole alla possibilità di un dialogo. E per questo si racconta che durante l'assedio romano di Gerusalemme nella prima guerra giudaica da parte dell'allora comandante Vespasiano, Ben Zakkai e i suoi discepoli misero in atto uno stratagemma per cercare una mediazione.
Egli riuscì, fingendosi morto, a farsi portare fuori la città dentro una bara e ad attraversare il campo dei Romani. Portato poi al cospetto di Vespasiano, le fonti raccontano che, uscito dalla bara, egli avrebbe profetizzato l'ascesa al trono imperiale a Vespasiano. Un onore rivolto ad un nemico che odora di tradimento, che odora di diserzione, ma che salverà l'ebraismo futuro. A Vespasiano, infatti, Ben Zakkai chiederà la possibilità di fondare una sua scuola a Yavne, città sulla costa, oggi tra Tel Aviv e Ashdod, all'epoca della guerra in mano ai Romani. E se l'episodio della profezia è molto improbabile, lo stesso racconto si fa di Giuseppe Flavio con un'attendibilità storica decisamente più solida, la sua richiesta a Roma di risparmiare Yavne e di permettergli di stabilire lì una sua scuola rabbinica fu l'inizio della salvezza dell'ebraismo. La notizia della distruzione del Tempio raggiunge Ben Zakkai a Yavne e sicuramente lui e i suoi discepoli piansero e si strapparono le vesti in segno di lutto. Ma la sua visione gli permise di capire, prima di tutti, che il vecchio mondo stava finendo e che c'era bisogno di farne sorgere uno nuovo. A Yavne Ben Zakkai darà corpo ad una nuova visione dell'ebraismo, fondata sull'interiorità, sullo studio della Torah, sulla preghiera. Inizierà la ricostruzione di un mondo sgretolato che sostituirà al sacrificio del Tempio il sacrificio del cuore. Ben Zakkai e i suoi discepoli rappresenteranno la prima generazione di Tannaim, i saggi le cui opinioni, i cui insegnamenti sulla legge orale confluiranno nella Mishnah e quindi nel Talmud. Rappresenteranno l'inizio del giudaismo rabbinico, che in quegli anni si confronterà, distanziando le strade sempre di più con il nascente cristianesimo. Ma questa è un'altra storia. Nel nostro prossimo episodio ci fermeremo proprio su questa separazione, sulla divisione delle vie, il parting of the ways, che ha portato all'allontanamento degli ebrei che cercavano di far risorgere il loro mondo dalle ceneri delle guerre, aspettando la venuta del Messia, da quelli che, fino a poco prima loro fratelli e correligionari, il Messia l'avevano riconosciuto ed accolto in Gesù di Nazaret e che iniziavano in quel momento ad essere chiamati cristiani. Anche per questa settimana è tutto. Come al solito vi invito a lasciare qua sotto un like e se volete a scrivere qualcosa nei commenti. Ci vediamo la prossima settimana. Leitraot!